Ma è meglio investire in ETF o in azioni? Questa forse è una delle domande più frequenti che trovo in giro per internet. Quindi oggi vediamo un attimo la differenza, perché secondo me è abbastanza importante capire i pregi e i difetti di ambedue. E attenzione, perché una delle due opzioni potrebbe farti perdere i soldi prima che tu te ne accorga. Intanto, cos'è un ETF? Cos'è un'azione? Già ho spiegato che cos'è un ETF nel mio video, utilissimo specialmente se sei un principiante, ma rivediamolo brevemente. ETF, Exchange Traded Fund, un fondo che raggruppa molte obbligazioni e o azioni e replica l'andamento di un indice, S&P 500, MSCI World e così via. Le azioni invece, quando compri un'azione compri una piccola parte dell'impresa, un pezzettino, diciamola così per semplificare. In termini più complessi, una quota di proprietà di una singola azienda. Questo pezzettino lo chiamiamo quota. Questa quota è di proprietà di un'azienda, quella che hai scelto per investire, tipo Tesla, Amazon, Apple e così via. La differenza principale è sicuramente che un ETF ti permette di investire su più aziende contemporaneamente, mentre un'azione sulla specifica azienda. Quindi, primo punto di differenza: ETF più diversificati, azioni più specifiche. Dove si investe in ETF e in azioni? Entrambi si comprano su piattaforme di investimento quali definiti brokers, ad esempio eToro, Interactive Brokers, Fineco, Trade Republic e così via. Gli ETF tra l'altro possono essere acquistati in borse valore proprio come le azioni. Quindi cosa significa? Che gli ETF funzionano in un modo simile alle azioni, perché puoi comprarli e venderli direttamente in borsa, proprio come si fa per le azioni di una singola azienda. Mi spiego meglio. Quando vuoi investire in una certa azienda che hai scelto, compri le sue azioni in una borsa valore, ad esempio come la borsa italiana. Allo stesso modo, dato che le azioni si diversificano su più aziende, significa che sono dei pacchetti che contengono più azioni, più asset volendo, ma vengono scambiati in borsa, esattamente come le azioni. Vediamo ora pregi e difetti di azioni ed ETF. ETF, come già detto, sono molto diversificati, investi in più aziende, più asset, insomma hai meno rischio perché hai più cose a disposizione e se fallisce una o due ce n'hai altre 10 diverse che andranno bene. Altro punto a favore è meno tempo da dedicare alla loro gestione. Tu basta che fai, ad esempio con un piano d'accumulo, ogni mese metti via una certa quota di denaro e la accumuli nel tempo per 30-40 anni, finché poi non ritirerai tutto e sarà molto grossa la cifra che ritirerai e tu letteralmente non devi starci più sopra. Li lasci lì, sai già che andrà abbastanza bene, se non addirittura benissimo, e tu non devi starci tutto il tempo sopra. Se ti va, ogni tanto vacci a dare un occhio ogni tot settimane e vedi se magari vuoi cambiare ETF oppure se vuoi aggiungere più denaro in quegli ETF. Qui si collega al terzo vantaggio, ovvero è perfetto per chi vuole investire nel lungo termine e avere una pensione molto buona quando vuole finalmente smettere di lavorare. Gli aspetti negativi invece: rendimenti più lenti. Avrete tantissimi soldi, ma vi ci vorranno almeno 30-40 anni di soldini messi da parte ogni mese. Non vi darai soldi rapidamente, ci vogliono molti anni. Mentre una singola azione vincente potrebbe invece darvi magari un certo ammontare elevato in pochi mesi. Altra cosa negativa è che non hai il diretto controllo su cosa sta effettivamente comprando il fondo. Perché questo? Quando tu investi in un ETF non puoi effettivamente scegliere nello specifico che azioni, che obbligazioni, che asset scegli tu, se no prendi e te lo fai per i cavoli tuoi con le singole azioni, obbligazioni e così via. Gli ETF lo fanno per te in automatico. Diciamo che devi considerarlo come una specie di cestino preconfezionato dove dentro ci sono certe cose che però non puoi scegliere tu, prettamente lo sceglie il gestore del fondo o l'indice che segue. Ad esempio, se scegli di investire nell'ETF S&P 500, stai scegliendo di investire nelle 500 aziende americane più capitalizzate e più grandi degli USA, ma non puoi decidere quali sono quelle e basta. Vediamo adesso aspetti delle azioni positivi e negativi. Come detto prima, guadagni molto alti se sai scegliere le azioni giuste. Se scegli delle aziende che distribuiscono i dividendi
cioè il denaro che guadagni direttamente, quindi arriveranno a te, che li distribuiscono con una certa periodicità. Potresti avere anche ogni mese un guadagnino, magari fossero anche 100, 200, 300 al mese ti entrano. Molti però decidono di prendere e di fare in modo di automatizzare questa cosa e di reinvestirli in automatico. Voi direte perché? Perché così nel lungo termine si riuscirà ad accumulare tutto quanto, aumenterà sempre di più la percentuale di guadagno su quel totale grosso e quando li andrete a ritirare tutti assieme avrete un'enorme cifrona. Altro aspetto importante è il pieno controllo di ciò che scegliete. Scegliete voi le imprese su quali investire una per una, nessuna sorpresina, nessun pacchetto preconfezionato. E i lati negativi? Se vi danno più guadagni in breve tempo significa che sono più pericolose, più volatili, cioè rischiate di perdere il denaro altrettanto rapidamente. Voi direte come esattamente? Se l'azienda fallisce. Certo, puntate sui giganti, l'azienda non fallisce. Sì, pensate di essere furbi, vero? Peccato che lì le azioni costano tantissimo, quindi se volete avere una buona percentuale dovete metterci un sacco di soldi dentro. Se invece optate per le aziende più piccoline, anche con poco capitale potete ottenere tanto guadagno indietro. Peccato che le aziende piccole hanno molta percentuale di fallire e chiudere. E dopo chi vi ridà i soldi investiti? Nessuno, o almeno ne riceverete magari meno. Se siete fortunati tutti quelli investiti, ma è rarissimo come caso, se no ne avrete meno o nessuno. Altro aspetto negativo è che ci dovete stare sopra. Punto. Dovete studiare il mercato, studiare l'impresa dove state investendo, cercare di capire se sta andando male o bene l'impresa dove avete investito, controllare che tutto vada bene. A volte addirittura comprando delle azioni di imprese potete votare all'interno e decidere alcune cose, quindi è un discorso complicatissimo. E sì, insomma, se gli ETF metti i soldi e non ci guardi più, finché non ritirerai tutto tra 40 anni, le azioni le dovete guardare. Non dico tutti i giorni, ma siamo lì. Dunque, quale conviene di più? E soprattutto a chi? Per principianti o chi vuole investire a lungo termine, ETF. A mani basse, meno rischio, meno gestione di starci sopra. Per chi vuole speculare, ha esperienza e si sa muovere nel mercato, azioni, di sicuro. Più profitto, ma più difficili da gestire. Ultima cosa che vi posso dire è l'errore che dovete assolutamente evitare. Pensare che gli ETF in qualsiasi caso siano sempre più sicuri delle azioni. È vero, la loro volatilità è molto più bassa di quelle delle azioni, sicuramente, ma ricordiamoci che esistono tante tipologie di ETF. Facciamo un esempio: un ETF tematico sarà sicuramente molto più problematico di un ETF come S&P 500. Vi permetterà anche di guadagnare di più, ma è molto più problematico. Per questo vi rinvito a guardare il mio video dove vi spiego bene gli ETF, le varie tipologie che esistono e quali dovreste cercare di scegliere, quali no, a seconda degli obiettivi. Dunque, ETF o azioni? Dipende dai tuoi obiettivi, dalla tua esperienza e dal tuo profilo e portafoglio. Voi già investite in ETF o in azioni? Fatemi sapere nei commenti se sì, quali, e fammi sapere l'esperienza che hai avuto.